Ciao, io sono Alice Caselli e sono assegnista di ricerca postdoc presso il Centro di Ricerca Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant'Anna. Che è il progetto Framework? Allora, il progetto Framework è un progetto che ha come obiettivo quello di migliorare le conoscenze di biodiversità, in questo caso sul Monte Pisano. L'insetto dannoso chiave nell'oliveto in qualsiasi parte del mondo è Bactrocera ole, che è appunto la mosca delle olive. Il danno che fa è un danno diretto alla produzione e quindi si va appunto ad intaccare la qualità del prodotto finale, che è appunto l'olio. Allora, la tecnica di cattura massale si basa appunto sulla cattura, come dice il termine stesso, di un grande numero di insetti, quindi di un grande numero di popolazioni di insetti che sono dannosi. In questo caso abbiamo applicato la tecnica di cattura massale in campo, precisamente nell'agroecosistema oliveto. Abbiamo utilizzato delle trappole che sono caricate a feromone e con anche attrattivo alimentare. Questo concede, diciamo, anche l'utilizzo di queste trappole in agricoltura biologica, quindi il principio, diciamo, della trappola è proprio l'attrazione feromonale, quindi è una trappola selettiva, si va a catturare esclusivamente in questo caso uno dei due sessi dell'insetto interessato, e appunto in questo caso si parla di mosca delle olive. Allora, le trappole che noi abbiamo utilizzato per la cattura massale sono trappole fly pack. Vengono per, diciamo, controllare la prima generazione estiva, devono essere installate a giugno, quindi se l'olivicoltore è addestrato e potrà fare il monitoraggio da solo, è l'olivicoltore stesso che si renderà conto quando è il momento di installare la trappola, che potrebbe essere appunto metà giugno, altrimenti noi consigliamo proprio di installarla la prima settimana di giugno, in modo tale da essere sicuri che non solo la prima generazione estiva, ma poi anche le altre saranno appunto controllate dalla trappola stessa, perché queste trappole hanno una durata di circa 6 mesi. E quindi da giugno fino alla raccolta l'oliveto è, diciamo, appunto coperto. Noi consigliamo di mettere 50 trappole a ettaro e in caso poi, con appunto i vari monitoraggi durante l'estate, si vedesse che l'infestazione è molto alta, possiamo comunque integrare altre trappole. Noi consigliamo 25 trappole a ettaro. Il costo di queste trappole è di circa 5 euro l'una, forse un pochino di più, però ricordiamo anche che se gli olivicoltori sono soci di cooperative è possibile comunque avere dei prezzi scontati. Lo smaltimento invece, ecco, non si può chiaramente gettare nell'indifferenziato, perché il tappo della trappola è diciamo cosparso di deltametrina, che è un insetticida, e quindi tutta la trappola deve essere poi smaltita come rifiuto speciale. Per decidere qual è il momento esatto, diciamo, per piazzare la trappola, possiamo appunto affidarci al monitoraggio, quindi noi consigliamo sì di praticamente di acquistare altre trappoline, che sono delle trappoline a feromone, delle trappoline a tettuccio. In questo caso l'olivicoltore dovrà andare settimanalmente a contare le mosche che trova all'interno della trappola, quindi ogni settimana conta e toglie, e in questo caso l'olivicoltore avrà una idea sulla partenza del volo, quindi sulla partenza della generazione della mosca delle olive. Utilizzare la trappola non significa non poter utilizzare altri metodi di controllo, quindi ci sono olivicoltori nel progetto, per esempio, che utilizzano caolino, quindi dei repellenti contro appunto l'oviposizione, che formano quindi una barriera meccanica, oppure le zeoliti, per esempio. Altri olivicoltori che integrano questo maggiormente, diciamo, a fine stagione mosca, con insetticidi che, diciamo, sono a base di Spinosad, e ci sono alcuni che possono essere utilizzati in biologico, altri che sono utilizzati nella difesa integrata.